Iniziamo col dire che da quando c'è Palladino l'Atalanta in campionato vola. Ha avuto qualche scivolone dove si è lasciato un po' andare in Champions perché addirittura aveva tra le mani anche la possibilità di entrare nelle prime 8 di Champions l'Atalanta. Aveva addirittura sta possibilità. Più dell'Inter stessa. Addirittura. Ma è andata come è andata. Vabbè, in campionato questa squadra vola, una media punti clamorosa. Ha raccolto la squadra al 13° posto, oggi è sesta insieme al Como. Cioè il Como con l'exploit della contro la Juve. Oggi segue la risposta dell'Atalanta che batte il Napoli, che si porta a 2 punti dal quarto posto. Ipoteticamente possono essere 5 vincendo la squadra giallorossa, però 5 punti è comunque una meta non impossibile. Cioè oggi possiamo assolutamente dire che per la lotta Champions c'è l'Atalanta e pensavamo fosse utopia, no? Ce lo ricordiamo, no? Pensavamo fosse utopia, no? È reale, poi è difficile ancora, sono tanti punti, vedremo, ci sono tante squadre in ballo, ma l'Atalanta con questo ruolino qua, ragazzi, cosa gli vuoi dire? E poi il solito discorso delle soluzioni, perché oggi la vince con le soluzioni a partita in corso, anche perché dall'altro lato un Napoli che ne ha sempre meno, ecco, bisogna dirlo, Napoli che poi, attenzione, per me ha fatto una buona gara e va detto anche oggi, ragazzi miei, per forza di cose, un paio di situazioni di cui dobbiamo discutere. Non c'è ragazzi, è ormai veramente è l'unico filo conduttore. Il fatto che in ogni partita o una su due, senza essere eccessivo, c'è da parlare degli arbitri. E purtroppo è così, no, no. Raga, quando è dalla prima giornata che diciamo, ragazzi, questi qua stanno facendo danni seri, questi qua non so all'altezza, questi qua so ancora più, vanno ancora più in difficoltà con il VAR o con le direttive che poi cambiano in corso e mi viene il mal di testa soltanto a pensarci, ma ci arriviamo e andiamo ovviamente con ordine. Prima come al solito, se volete vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, iscrivetevi per rimanere attivo sui prossimi contenuti. Alle 18 abbiamo un'altra partita, poi alle 20:40 abbiamo il Milan, poi la Roma, quindi saremo ovviamente attivissimi, per cui din don la campanella, in descrizione tutti i profili. Grazie signori miei, grazie per davvero, sinceramente. Partiamo da un primo tempo dove si è visto anche abbastanza poco, se vogliamo, studio, una fase di studio, poche emozioni, partita sbloccata su palla inattiva, dove forse un po' il vero tallone d'Achille dall'Atalanta, che già aveva pescato un gol del genere su una palla buttata in mezzo in Champions, c'è da lavorare perché oltre a Beukema liberissimo ce n'erano tre, cioè ti può scappare un giocatore ma se te ne scappano tre, cioè tre, perché oltre a Beukema chi c'era proprio libero, sia mi pare Buongiorno e Oliund stesso, cioè comunque tre giocatori del Napoli, per forza di cose lì vieni punito perché poi a questi livelli cioè, non sbagliano, non sbagliano assolutamente. E il Napoli era in controllo della partita, c'è stato un tiro di Sulemana, se vogliamo l'unico vero pericolo del primo tempo concesso alla squadra bergamasca. E poi iniziamo a parlare di una situazione. Il primo rigore concesso a Napoli. Perché nascono le polemiche? Le polemiche nascono perché non sanno fare quello che devono. Perché non sanno fare quello che devono. Cioè, se dall'inizio si è detto quest'anno non devono esserci rigorini, quello non lo devi mai neanche minimamente, ipoteticamente pensare di poter da fallo.
perché quello si vede a velocità normale, si vede andando a zoomare, andando a vedere la dinamica, si vede in tutte le salse che non può mai essere rigore. Quindi quello non ti devi neanche azzardare a fischiare un rigore del genere. Quindi andiamo proprio all'arbitro di campo. Se tu dai un rigore del genere, sei scarso. Non è che non hai visto, no, perché là si vede a velocità normale. Proprio per dinamica. Proprio per dinamica. Per dinamica. Ian che deve fare? Deve scomparire, lo deve lasciare saltare. Se diamo fallo quello, lo deve lasciar saltare. I difensori non possono neanche minimamente contrapporsi all'avversario. Perché se in un modo o nell'altro c'è un minimo contatto, è rigore. Ecco, quindi primo grave errore. Secondo, se tu poi vai a vedere un minimo contattino c'è anche, quindi cosa si è sempre detto? Che il VAR in situazioni del genere non può intervenire e invece va a correggere e quindi il cortocircuito, polemiche, ma sai, ma... Io sono contento, nella fattispecie sono contento perché almeno si utilizza il buonsenso, anche se teoricamente non può intervenire, giusto che intervenga, perché un rigore del genere non può essere, non lo possiamo vedere in campo onestamente. Attenzione, io ho detto le stesse cose anche per Inter-Juventus, quando dicevo è vero, non può intervenire il VAR per andare a correggere, ma un modo bisognava anche trovarlo, applicare il buon senso, no? Magari il guardalino, il quarto uomo che comunque no, gli arriva qualcosa all'orecchio e può andare a dire no, ma vedi che hai fatto un abbaglio. Non è coloro che deve cacciare fuori, magari bastoni. E ti eviti mille situazioni. Quindi, comunque, alla fine, giusto trovare il modo di togliere un rigore del genere. Ragazzi, poi, come al solito, ci indossiamo la maglia e si sentono i tifosi. No, ma quello è il rigore tutta la vita perché c'è un minimo vantaggio. Non scherziamo, ragazzi. Non scherziamo. Io sono eccessivo che per me non è mai fallo. Forse solo se davvero uno a terra gli danno una falciata, allora per me quella... io forse sono eccessivo dall'altro lato, però una cosa del genere, ragazzi, veramente poi diventa veramente troppo. Cosa diversa nella ripresa, perché nella ripresa, seguendo lo stesso filologico, mi devono spiegare perché è stato annullato il gol a Gutierrez. Quello onestamente me lo devono spiegare, perché lì con la stessa crudeltà vi dico... cosa fischi? Fischi il fatto che un po' lo trattiene il braccio sotto, lo blocca un pochettino Oli Undain. Quello c'è, un minimo quello. Forse sì, forse c'è qualcosa in più. Ma troppo per annullare un gol. Cioè, perché poi io faccio lo stesso ragionamento. A parte inverse, si poteva dar fallo per rigore o una roba del genere? Per me no. Cioè, è sempre la stessa roba. Per me no. Per me tendiamo veramente a fischiare tutto, a fischiare il minimo contatto, la minima situazione. Tendiamo veramente e per me non è calcio così. Per me non lo è. E sarebbe stato, per quanto mi riguarda, un gol comunque importante perché lì poi vai sul 2-0 per il Napoli. Quindi anche oggi, ripeto, ci sono degli episodi che un po' mi fanno storcere il naso. Nulla da dire invece poi sulla reazione dell'Atalanta, perché comunque nella ripresa, come dicevo prima, l'Atalanta la vince con soluzione. La vince innanzitutto perché c'è un giocatore come Pasalic, ancora una volta bisogna dire, sottovalutatissimo sta ragazzo, che oggi magari, vedi, prende il posto di Ederson in mezzo al campo, un baluardo del centrocampo bergamasco, eppure cioè, sa ricoprire mille ruoli e sa fa gol come pochi. Cioè, Pasalic ci segna veramente tanto e fa gol pesante perché porta la partita di nuovo sull'equilibrio 1-1 e poi, come dicevo prima, metti dentro Bernasconi, metti dentro Samardzic, metti dentro lo stesso Scamacca comunque e l'Atalanta trova soluzioni, il tiro di Samardzic, il gol appunto il tiro di Scamacca, il gol di Samardzic, una squadra che non si arrende, una squadra che poi, ripeto, gioco forza, voleva vincere e c'è riuscita, c'è riuscita. Io forse credo un pari sarebbe forse stato anche giusto, ma l'Atalanta ha dimostrato di avere oggi più armi del Napoli e bisogna dirlo ancora una volta, mancano delle soluzioni ad Antonio Conte che perdendo anche McTominay
adesso fa fatica. Adesso fa fatica. Nonostante poi abbiamo visto un Allison anche oggi che comunque ha fatto un costo-costo nel primo tempo clamoroso. Vergara che comunque si impegna, si sbatte, fa Oliund lì davanti, non ne parliamo. Però, cioè, il centrocampo, giocare con il centrocampista centrale Elmas, che per carità, per essere il quinto è oro che cola, ma se deve essere il titolare inamovibile e anche fa un ruolo che non è suo, e per forza di cose devi perdere qualcosa, no? È inevitabile. Quindi mancano adesso troppi uomini chiave. E se non recuperano, se non li recupera, poi attenzione perché Napoli è terzo a 50 punti. E ripeto, eh, dal quinto posto oggi sono 4 punti. Sono 4 punti. Quindi oggi c'è da guardarsi attentamente dietro. Io credo che la squadra di Conte non abbia problemi a farselo, perché comunque, ribadisco, anche oggi, anche nella sconfitta, una squadra che stava vincendo forse anche 2-0, se le cose andavano come dovevano andare. Quindi la squadra di Conte comunque battaglia, però non ce la fa come una volta a reggere il colpo durante la partita, perché attenzione, una cosa che va detta: quando lo sblocca il risultato la squadra di Conte ha sempre vinto 14 o 15 volte consecutive, o 16 addirittura, leggevo il dato a inizio partita, 15 o 16 mi pare. Questa è la prima volta che da posizione di vantaggio addirittura perde, e quindi significa adesso fa un po' di maggior fatica. Va bene signori, sono andato anche lunghissimo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nis.